Questo è il secondo video di un ciclo di video dedicati alla armonia funzionale. Nel primo abbiamo esplorato il concetto di scala armonizzata, funzioni armoniche, 2-5-1, turnaround, tutte quelle cose legate all'uso che possiamo fare degli accordi composti con le note di una sola scala. Il secondo punto riguarda quelle che si chiamano dominanti secondarie. Che cosa sono le dominanti secondarie? Sono accordi di dominante, quindi di settima, costruiti sui quinti gradi di tutti i gradi della scala armonizzata, tranne il primo che ha già la sua dominante principale e il settimo su cui questa cosa, non funziona. Perché non funziona? Semplicemente perché suona male, che è la risposta sempre unica al perché si fanno le cose nella musica. Nella musica le cose si fanno perché suonano bene. Questi 4 cazzoni che suonano i clacson. Abbiamo detto dominanti secondarie sono degli accordi settima di dominante costruiti sui quinti gradi del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto grado della scala armonizzata. Costruiti sul quinto del. Quindi che cosa significa? Scala di armonizzata di Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, eccetera. Calcolando da ogni grado di questa scala noi costruiamo degli accordi di dominante. Secondo grado della scala armonizzata di Do maggiore, Re minore, il quinto grado di Re è La, quinto grado significa l'accordo di settima costruito sulla quinta nota della scala di Re. È la settima e quindi prendiamo, fra virgolette, a prestito dalla tonalità di Re il quinto grado di Re e ce lo importiamo nella tonalità in cui stiamo lavorando, che è quella di Do. Stesso lavoro su Mi, pensiamo alla scala di Mi, quinto grado di Mi è Si settima, prendiamo Si settima, lo usiamo nella tonalità di Do. Come? Per rendere il progredire verso un certo grado più interessante. Se voglio andare verso Re minore e voglio rendere questo arrivo sul Re minore, questo andare sul Re minore più interessante, uso un accordo che sostanzialmente di mestiere fa andiamo a Re. Facciamo sempre lo stesso esempio di O Sole mio, Do maggiore, Re minore. A questo punto c'è Do maggiore e Re minore. Io per andare a Re minore inserisco questa dominante temporanea, la settima, quinto grado di Re, quindi Do maggiore, la settima e vado a Re. Questa cosa rende l'arrivo a Re più interessante perché prima ho messo un accordo che crea il desiderio di Re. Questa cosa funziona ovviamente su tutti i gradi. Do maggiore, quindi io qua da Do maggiore sono andato a Fa maggiore, quindi posso fare, per andare a questo Fa maggiore, quarto grado maggiore, bellissimo, eccetera, rendere questo andare più interessante, ci metto il quinto grado di Fa. Penso alla scala di Fa, la quinta nota della scala di Fa è Do, quindi Do settima, il quinto di Fa, lo uso per andare a Fa maggiore. Do settima, eccetera eccetera. Questo è il concetto, in realtà estremamente semplice. Come tutte le cose che studiamo e che esploriamo, la prima cosa che dobbiamo fare è, una volta capito il meccanismo, e sono quasi sempre concetti veramente estremamente semplici, predisporre il cervello a darci l'opportunità di suonarle. Significa imparare a calcolare. Una delle cose più importanti per un musicista è la velocità del pensiero. Quindi prendiamo Do,
scala armonizzata di Do e iniziamo a calcolare le dominanti temporanee di ogni grado. Do c'ha la sua, la dominante principale che è Sol settima, Re minore la settima, Mi minore dominante temporanea Si settima, Fa maggiore Do settima, Sol settima, Re settima, La minore Mi settima. Ora, siccome l'appetito viene mangiando, si dice, no? Nella pratica comune, una volta scoperto questo meccanismo, spesso i musicisti hanno cercato di arricchire ancora ulteriormente questo progredire verso l'accordo in questione, il target, diciamo noi, e quindi hanno importato dalla tonalità, diciamo, originaria di quel grado non solo il quinto grado ma anche il 2-5. Quindi sto andando a Re minore. Re minore, il quinto grado è la settima, ma il 2-5 di Re è Mi minore la settima. E quindi ho reso questo Re minore ancora più interessante, perché ho creato una piccola progressione che di mestiere, ripeto, ti faccio venire la voglia di andare a Re, e quindi quando arrivo a quel Re minore il senso di soddisfazione è maggiore. Quindi a questo punto ci mettiamo e calcoliamo i 2-5. Questo vale per tutte le scale armonizzate, ovviamente le scale armonizzate sono tutte simmetriche, quindi proviamo a lavorare su questa cosa e prima di tutto imparare a calcolarli. Quando siamo veloci a calcolarli, li suoniamo, proviamo a sperimentarli e arricchire le nostre strutture armoniche. Buon lavoro!